questo video di Science2U vi mostreremo le leggi fisiche che stanno dietro a uno sport molto popolare a cui tutti hanno giocato almeno una volta: il tennis tavolo. La prima cosa che un fisico può notare dal gioco del tennis tavolo è la traiettoria che segue la pallina. Infatti la pallina esegue un moto parabolico, che segue quindi le leggi di un moto rettilineo uniformemente accelerato lungo l'asse Y e un moto rettilineo uniforme sull'asse X. Se si presta attenzione si può notare che il giocatore colpisce la palla sempre nel punto più alto della sua traiettoria. Questo perché in quell'istante la palla ha solo velocità orizzontale e quindi la racchetta la rimanda indietro ancora con una velocità solo orizzontale, ma di verso opposto. Se avesse una velocità verticale, la palla probabilmente andrebbe in rete. Si ha un effetto quando la pallina ruota su se stessa. Per mettere in rotazione la palla bisogna colpirla facendola strisciare il più a lungo possibile sulla gomma della racchetta, sfruttando quindi la forza di attrito tra la racchetta e la palla. Infatti esistono molti giocatori che scelgono delle gomme con coefficienti di attrito maggiori per fornire alla palla una rotazione maggiore. Spieghiamo ora brevemente cos'è l'effetto Magnus. Poniamo che la palla ruoti in senso orario e si muova nel flusso d'aria in modo tale che le venga incontro da sinistra verso destra con velocità VA. Gli strati d'aria vicino alla palla si incollano alla superficie e sono quindi fermi rispetto alla palla. Frecce gialle. Questo fa sì che il flusso d'aria al di sotto della palla venga costretto a seguire più a lungo la superficie della palla di quanto non faccia al di sopra. Per il principio di azione e reazione, se l'aria viene tirata verso la palla, anche la palla viene tirata verso gli strati d'aria. Si viene così a creare una forza netta verso l'alto. Backspin. Se invece nelle stesse condizioni di flusso d'aria la palla ruota in senso antiorario, si viene a creare una forza verso il basso. In conclusione, l'effetto Magnus è responsabile della variazione della traiettoria di un corpo rotante in un fluido in movimento. La rotazione della palla, oltre che a variare la traiettoria di essa quando è in aria, modifica anche la direzione dopo l'urto con il tavolo. Se per esempio la rotazione è in senso orario, backspin, la palla tenderà a tornare indietro. Questo grazie alla forza d'attrito nel momento in cui la pallina è in contatto con il tavolo. La schiacciata fornisce un'alta velocità alla pallina, questo è evidente anche ad occhio nudo, ma perché? La risposta sta nella definizione di impulso. Un impulso è il prodotto tra la forza applicata e l'intervallo di tempo in cui viene esercitata. I uguale F per delta T. Come si può notare, nel caso della schiacciata la forza viene esercitata per un intervallo di tempo più lungo del solito. Poiché l'impulso è uguale alla variazione della quantità di moto prima e dopo l'urto, a un impulso più intenso corrisponde una velocità finale maggiore. Quando la palla colpisce la racchetta avviene un urto quasi elastico. Infatti, mentre la quantità di moto del sistema rimane costante, l'energia cinetica della pallina diminuisce di poco. L'urto non è completamente elastico a causa della gomma della racchetta, che trasforma parte dell'energia cinetica in energia termica. Per concludere, ecco alcuni esempi di battuta.